Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una giovane e bella ventenne innamorato di un uomo maturo, ma già sposato e padre di una bambina. Un sordido e imperfetto delitto con un assassino che si professa innocente anche davanti a infiniti indizi di colpevolezza. Oggi vi racconto il giallo di Avio. Loredana Gambaretto è una bellissima ragazza di 20 anni, dal sorriso luminoso, da folti capelli neri e un viso affilato e un fisico snello. È nata a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, il 17 febbraio del 1967 e vive a Chiampo con i suoi genitori, con Silvestro e Bertilla, e la piccola sorellina di 3 anni. Loredana è un'operaia tessile ed è nubile, ma da quando ha 16 anni è legata sentimentalmente a un uomo molto più grande di lei, un uomo di 30 anni, che è già sposato e padre di una bambina. Si tratta di Roberto Faido, un piccolo industriale, che è un amico di famiglia, è un amico dei suoi genitori. Quella relazione, naturalmente, è osteggiata dai familiari, ma questa cosa non fa altro che rendere quella relazione ancora più stimolante per Loredana, che nonostante i controlli dei suoi genitori fa di tutto per mantenere viva quella storia d'amore e di passione con Roberto Faido. Loredana è innamoratissima, crede in quella relazione e sogna un futuro roseo insieme al suo Roberto. Per lei non esiste nessun altro uomo al di fuori di lui. È domenica 20 settembre 1987, quando Loredana si allontana da casa, dalla casa con cui vive con i suoi genitori. Si allontana in bicicletta e si è portata solo qualche vestito e un album con dentro tutte le sue fotografie. Prima di lasciare la casa, Loredana ha lasciato bene in vista sul comodino della sua camera da letto un biglietto che prima aveva scritto in brutta copia e poi con cura l'aveva copiato in ordine. Su questo biglietto Loredana aveva scritto: «Cari genitori, quello che sto facendo certamente non vi piacerà. Da un po' di tempo ho trovato una persona con la quale sto molto bene e sono sicura di non essere presa in giro. Così abbiamo deciso di vivere assieme. Non ve ne ho parlato perché ero sicura che non avreste accettato questa persona e la nostra scelta. Mi farò sentire e forse un giorno tornerò. Ma per ora sento che questa è l'unica cosa che mi può fare felice, anche se non nel modo in cui l'avrei desiderato. Mi mancherà la mia sorellina, alla quale voglio molto bene. Un bacione a tutti, vi voglio bene. Non cercatemi e non dimenticatemi. Loredana». I genitori pensano a una scappatella e quindi non denunciano subito la scomparsa, solo convinti che Loredana si sia allontanata con Roberto Faido. Ma i giorni passano e la preoccupazione aumenta perché Roberto non è scappato, è a casa con sua moglie. Sono le 16:30 del 27 settembre 1987 quando Fabio Bortolotti telefona ai carabinieri di Avio perché a Piazze, dove si è recato a cercare funghi, ha trovato un cadavere carbonizzato in fase di decomposizione coperto da una nuvola di mosche. I carabinieri arrivano subito e nel primo verbale scrivono che il corpo, completamente carbonizzato e irriconoscibile, si trova a 105 metri dalla diramazione che dalla strada provinciale porta all'interno di un bosco fitto. Sulla strada provinciale che da Avio porta a Bretonico. Il cadavere indossa 2 catenine e alle dita di una mano ha 3 anelli. Su uno c'è l'incisione Roberto, sull'altro Loredana. I carabinieri diramano subito l'allerta sulle persone scomparse, ma in Trentino
non ce ne sono. La notizia allora viene pubblicata anche sull'Arena di Verona e su quel giornale vengono pubblicate anche le fotografie dei gioielli ritrovati. Fu così che una parente di Loredana, che è in coda dalla parrucchiera in attesa del suo turno, leggendo il giornale e vedendo quelle fotografie, riconosce i gioielli di Loredana. Il cadavere di Loredana viene così riconosciuto nel giro di 4 giorni. Poteva essere un delitto perfetto se il fuoco avesse distrutto completamente quel cadavere, ma proprio intorno a quel perfetto iniziano le stranezze. I carabinieri indagano sulla vita di Loredana e scoprono che la ragazza in passato aveva avuto una relazione con un Roberto. Lo rintracciano, lo interrogano, ma l'uomo ha un forte alibi. Non è lui il Roberto che stanno cercando. Non passa molto tempo quando scoprono di un altro Roberto che fa parte della vita di Loredana. È Roberto Faedo, l'uomo con cui Loredana ha una relazione da diversi anni. A casa di Loredana nel frattempo si piange, ci si dispera, non si riesce a farsene una ragione. Il ricordo di Loredana è struggente. Loredana era una cara e una brava ragazza. Non frequentava cattive compagnie. Loredana si era solo perdutamente innamorata dell'uomo sbagliato. Gli inquirenti ricostruiscono le ultime ore di vita di Loredana. Il 20 settembre 1987 era il giorno in cui si riapriva la caccia e Roberto Faedo, che era cacciatore, esce di casa con la sua doppietta in spalla. Anche Loredana esce di casa sulla sua bicicletta, portando con sé solo qualche vestito e il suo album di fotografie, dopo aver lasciato ben in vista nella sua camera il biglietto in cui annunciava la sua fuga. Dei testimoni hanno dichiarato di averla vista pedalare in bicicletta, preceduta da un'auto che la seguiva molto lentamente, quasi a passo d'uomo, e sulla quale Loredana, dopo aver lasciato la sua bicicletta in un campo, è salita. La meta è Avio, dove Loredana verrà uccisa poco prima delle 19:20, come testimonia il suo orologio che si è fermato proprio su quell'ora. Il suo assassino le ha sparato 2 colpi di fucile in rapida successione. Quando le ha sparato il primo colpo, Loredana era di spalle, si è voltata e ha ricevuto il secondo colpo. Loredana è caduta a terra, col volto riverso verso il cielo, ed era ancora viva quando il suo assassino l'ha ricoperta di benzina e di un particolare solvente, a cui ha dato fuoco con una ferocia inaudita. Negli attimi della terribile agonia, Loredana ha spalancato le braccia e le sue dita hanno grattato in profondità il terreno. Il fuoco ha cotto l'orologio da polso, ma non ha bruciato del tutto le mani. Il fuoco non ha rovinato la fedina con le incisioni Roberta e Loredana, legando per sempre Loredana al suo carnefice. Incalzato più volte dagli inquirenti, Faedo racconta che quella domenica 20 settembre si era alzato alle 5 del mattino per andare a caccia insieme a suo padre e a 2 amici. Racconta di essere rincasato alle 13 e di essere nuovamente uscito a cacciare nel pomeriggio. Racconta di essere andato a cacciare a Zevio, in località Mambrotta, e racconta bene dove è stato. Poi racconta che intorno alle 19, quando aveva deciso di rientrare, si era accorto che la batteria dell'auto l'aveva lasciato a piedi e dice di aver perso del tempo fino a quando alcuni cacciatori non l'avevano aiutato a rimettere in moto l'auto. Cacciatori che non sono mai stati rintracciati, anche nonostante i numerosi appelli che aveva fatto l'uomo in seguito. Questo racconto di Faedo viene smentito da più punti di vista. Innanzitutto il suo riparatore di fiducia,
che sostiene che tutti i problemi che aveva avuto la sua auto all'impianto elettrico erano stati sistemati ad agosto e che poi aveva fatto la revisione a fine settembre. Un'altra clamorosa smentita viene dai contadini della località Mambrotta, che hanno dichiarato che proprio quella domenica, in segno di protesta, avevano ostruito tutti gli accessi ai cacciatori ai campi. Questo perché protestavano per il fatto che i pallini dei loro fucili danneggiavano la frutta al raccolto. Faedo è anche tradito dal suo fucile da caccia, che risulta compatibile col fucile che ha ucciso Loredana. Il cadavere carbonizzato è stato radiografato e tra 1000 difficoltà sono stati estratti i pallini, che sono risultati essere di due tipi, di numero 7,5 nichelati e di numero 8 di piombo nudo indurito. E nell'autorimessa del Faedo sono stati ritrovati 2 bossoli in bella vista che, analizzati, risultano proprio contenere gli stessi tipi di pallini. Un'eccezionale casualità, dirà il perito. E c'è un'altra eccezionale casualità. Il corpo venne bruciato con uno speciale diluente che era utilizzato proprio nell'azienda di Faedo. Inoltre la tarica ritrovata sul luogo del delitto era identica a quella che era utilizzata in ditta e che non era più stata ritrovata. Saranno ben 2 i periti che dichiareranno che il corpo di Loredana non è stato bruciato né con benzina, né con cherosene, nafta, gasolio, ma che è stato bruciato proprio con quel tipo di diluente che era presente nell'azienda del Faedo. Diversi testimoni hanno visto anche un'auto allontanarsi sgommando dal luogo del delitto e questa auto è proprio compatibile con quella del Faedo, una Lancia Tema Turbo BS color champagne. Tutte le amiche di Loredana, interrogate dai carabinieri, prima ancora che sapessero dei sospetti su Roberto Faedo, dicevano tutte la stessa cosa. Loredana le usava per poter sfuggire al controllo dei genitori e vedere Roberto Faedo. A tutte diceva la stessa cosa, che era innamorata di Roberto Faedo e che non poteva avere altro uomo al di fuori di lui. In sostanza, Roberto Faedo era la ragione di vita di Loredana. Tra le amiche di Loredana non c'era simpatia per Roberto Faedo e le loro testimonianze sono così corali che cancellano ogni dubbio di frode o accordo. Se Loredana avesse avuto un altro uomo, loro l'avrebbero saputo. Se Loredana avesse avuto un altro uomo, non avrebbe indossato la fedina con l'incisione Roberto. Se Loredana avesse avuto un altro uomo, non si sarebbe allontanata da casa con un album che conteneva le fotografie che la ritraevano insieme a Roberto Faedo. Tutto inchioda Roberto Faedo alla morte di Loredana Gambaretto. Tutti gli indizi portano a lui. Gli avvocati difensori, tra cui Sandro Canestrini, non hanno frecce al loro arco. Per loro sarà un'impresa titanica salvare Faedo dal carcere. Non sanno come discolpare il loro assistito. Ipotizzarono che fosse stato qualcun altro ad uccidere Loredana, lasciando appositamente sul luogo del delitto tutti quegli indizi che portavano direttamente al Faedo. Un'ipotesi diabolica che però ha lasciato dietro di sé qualche dubbio che col passare degli anni diventa sempre più impalpabile. Tutta la famiglia sapeva di quella relazione che Roberto intratteneva con Loredana. Lo sapeva anche sua moglie, sapeva che durava dal 1983, quando Loredana aveva solo 16 anni. La moglie dichiarerà agli inquirenti che Loredana saltuariamente frequentava anche la loro casa e che l'ultima volta era stata lì con la sua sorellina più piccola, proprio 15 giorni prima del delitto, e questa cosa era stata motivo di forte discussione tra i due coniugi. Roberto però in quell'occasione aveva ribadito alla moglie di non aver riallacciato alcuna relazione con Loredana.
Roberto, per scagionarsi, raccontava che Loredana aveva ultimamente una relazione con un altro uomo, cosa che è stata smentita da chiunque. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati sia i diari di Loredana sia i diari della moglie di Roberto Faedo. Loredana nel suo diario scrive: «Amore mio, incontrato per caso, perduto e ritrovato, mi sento vuota come una cannuccia. Tornerai da me. La mia vita con te non ha scampo, senza di te non ha scampo, perché mi fai morire». La moglie invece scrive: «Non ho più fiducia in lui. Quando dice che va fuori, penso sempre che ci sia qualcosa di losco. Mi trovo a 29 anni a piangere ancora per un uomo. A lui non basto più, gli faccio schifo, non mi guarda neanche come donna. Ha sempre in testa le ragazzine giovani. Io devo solo lavorare, pulire la casa e badare a nostra figlia, stare sempre da parte». Loredana nei suoi diari scrive tutto: l'amore, la passione, i dubbi, le incertezze, ma nulla fa pensare che il rapporto e l'armonia che lo legava con il Faedo fosse sul punto di rompersi. Loredana preme per avere una vita con Faedo, sogna di andare a vivere con lui e sogna addirittura di tenere la sua bambina. La moglie sa tutto e sul suo diario scrive solo la sua tristezza e la sua malinconia. Faedo è nel mezzo di queste due donne, ma sembra con pochi fastidi. Forse l'uomo è turbato solo da una cosa. Ha inserito infatti la moglie come socia al 30% all'interno della sua impresa, con diritto al riparto degli utili. Le ragioni del cuore sono una cosa, quelle degli affari sono un'altra. Faedo potrebbe aver pensato che la sua relazione extraconiugale poteva impattare sui suoi affari. A Rovereto il procuratore della Repubblica Paolo Castellano ordina l'arresto del Faedo il 5 ottobre del 1987 e nel novembre dell'anno successivo a Trento inizia il processo. Il pubblico era numeroso e 70 testimoni hanno retto benissimo agli insidiosi controinterrogatori. Gli indizi diventano così macigni e quella storia d'amore svela tutti i suoi segreti. La prima sentenza viene pronunciata il 15 novembre del 1988 ed è ergastolo con l'esaurimento diurno per 2 mesi. Il processo d'appello è un altro dramma e il Faedo manda una lettera a tutti i giornali dichiarandosi innocente e una fetta dell'opinione pubblica è convinto della sua innocenza. Tanto che il dicembre di quell'anno il vescovo di Vicenza pubblica un articolo su un giornale diocesano in cui dichiara che quel Natale sarebbe stato molto triste per una madre che aveva il figlio in carcere. Dopo 2 ore di Camera di Consiglio, la sentenza è di nuovo ergastolo. Ed è ergastolo anche il 18 dicembre 1989 in Cassazione. Il 24 novembre del 1993 Faedo chiede la revisione del processo e il 9 marzo del 1994 i giudici la rigettano. Il 6 marzo 1996 c'è un colpo di scena perché l'avvocato Rodolfo Bettiol convoca tutti i cronisti di cronaca giudiziaria di Trento in una conferenza stampa dove dichiara che il cadavere ritrovato ad Avio non è quello di Loredana Gambaretto. La famiglia di Faedo si era rivolta a un investigatore privato per trovare altre prove per poter riuscire a chiedere nuovamente la revisione del processo. Viene consultato Mario Bardin, che era un dentista di Chiampo, che dichiara di aver visto le fotografie del cadavere ritrovato ad Avio e di non aver riconosciuto la dentatura della sua paziente, di Loredana Gambaretto. In seguito a queste dichiarazioni viene predisposta la riesumazione del corpo di Loredana Gambaretto e anche qui c'è un altro colpo di scena, perché quando viene aperta la bara si scopre che all'interno manca il cranio della ragazza. L'episodio fa scalpore
e occupa inutilmente le prime pagine delle testate giornalistiche, ma per breve tempo, perché il cranio era stato conservato presso l'Istituto di Medicina Legale di Verona e viene presto ritrovato. L'esito del test del DNA è categorico. Il corpo ritrovato ad Avio è proprio quello di Loredana Gambaretto. Ogni dubbio è cancellato e Roberto Faedo rimane in carcere. Loredana aveva 20 anni, una vita bruciata a causa di quel suo sogno d'amore, uccisa in modo così atroce proprio a causa di quell'amore in cui lei credeva così profondamente. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!